Guzzi, finalmente Guzzi! Eccola, la più bella maxi enduro dell'anno, perché per me due novità di quest'anno sono tra quelle che comprerei davvero per me. Lei è una di queste, sono contentissimo di provarla. Ha una posizione in sella estremamente comoda, come ho già detto, la triangolazione è perfetta, manubrio, pedane, sella, la sella è ampia, morbida, comoda. Ecco, adesso ad esempio sono in terza a 25 km/h, la moto non ha nessun sobbalzo, sono col gas al minimo, è perfetta. Ma qual è la storia dietro questa moto? Nel 1984 Claudio Torri, un giovane architetto bergamasco, si recò a Mandello con il sogno di partecipare alla Parigi-Dakar. L'amministratore delegato di quegli anni, il ragionier Donghi, gli diede del pazzo, ma quando capì che non avrebbe dovuto mettere mano al portafoglio, diede carta bianca al giovane pilota. A quei tempi la moto Guzzi aveva nella linea di produzione la V65 TT, quel TT che tornerà nella storia della casa, tutto terreno. Da quel modello Torri preparò la moto con cui partecipò alla sua prima Parigi-Dakar nel 1985 e da cui l'odierna V85 TT prende la livrea. Continuò l'avventura disputando a te 3 Parigi-Dakar, oltre ad un safari d'Australia e l'ultima gara nel 1992, la Parigi-Mosca-Pechino con la sua creazione, la Severe, con motore Avio 7,5 e trazione a catena. L'evoluzione della TT fu la NTX, acronimo per Nuovo Tipo X, sempre nelle motorizzazioni 350, 650 e 750, che fu utilizzata per diversi anni anche dalla polizia italiana. Uscì di produzione nei primi anni 90 per lasciare il passo alla quota 1000 e successivamente 1100, moto di altra stazza sia per il peso che superava i 240 kg sia per il motore, ma che manteneva pur sempre quel carattere off-road con la ruota da 21 pollici sull'anteriore. E dopo qualche anno di silenzio arrivò la Stelvio 1200, amata da molti, anche all'estero, usata da pochi in off per la sua stazza che superava i 250 kg in ordine di marcia e per la ruota da 19. Inoltre anche l'ammortizzatore di serie ed i cerchi risultavano leggeri per un uso più intenso. A gran voce il popolo Guzzi chiedeva che fosse fatta una Stelvio più leggera, con un motore di più piccola cilindrata, anche perché a quei tempi ogni altro modello della casa aveva una versione con motore 850. Nel 2012 uscì di produzione, gli appassionati avrebbero dovuto aspettare ancora ben 6 anni per vedere la nuova V85 TT. Ma rimaneva una domanda: come sarebbe stata una Stelvio con meno chili? E la risposta fu questa moto. La Eagle Cross TT Rally, preparata dall'ex pilota Dakar Bruno Virbes per Cristian Bettini, pesa 220 kg, 40 in meno dell'originale, monoammortizzatore a gas, sovrastrutture in alluminio, un'opera d'arte su 2 ruote. Ma torniamo alla V85 TT. Ormai vi abbiamo abituato che le nostre review non vi dicono niente di tecnico sulle moto provate, perché, diciamocelo, le moto le dovete provare voi per sapere se vi toccano il cuore. Però della V85 TT possiamo dirvi questo: non è una maxi enduro perché ha un 850, ma non è neanche un enduro perché non ha la ruota da 21, quindi non potete farci delle mulattiere. Non ha un motore enorme con un'infinità di cavalli, quindi non potete andare al Mugello a cercare il tempo, ma è una moto con un'anima che non è stata creata dalla casa, ma da chi negli anni l'ha guidata con passione e in coscienza, come chi ha contribuito a questo video, creando un mito che va oltre i numeri di vendita e le prestazioni tecniche. Brava Guzzi, siamo sicuri che le nuove generazioni saranno ancora tanto incoscienti da guidarti con il sorriso sotto al casco.